Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della pagina per la personalizzazione del nostro header. Abbiamo definito il box per caricare una nostra immagine e definito la funzione image area select per selezionare parte della stessa. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la funzione per ricavare le coordinate della nostra selezione e in base a queste ritagliare l'immagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, inseriamo un nuovo campo hidden al nostro form, value 0, poi gli diamo un identificativo id uguale a y1 e name y1 e poi ci spostiamo nell'intestazione del nostro file e definiamo una nuova funzione che la chiamiamo function set coordinate, che prende in ingresso la nostra immagine, quindi img, virgola, e il risultato della selection, quindi la funzione di img area select, e gli diciamo document.get element by id, e qua ci va y1, quindi l'identificativo dell'input hidden che abbiamo creato, e gli settiamo il suo value uguale a selection al campo y1, quindi selection y1, punto e virgola. E nella funzione generaSelect gli dobbiamo dire on select end, quindi una volta che è terminata la selezione richiamiamo la nostra funzione, quindi set coordinate. Perfetto, quindi in questo modo quando noi abbiamo terminato la nostra selezione il campo hidden verrà riempito, quindi l'input hidden y1 verrà riempito con il valore della coordinata y1. Ci stiamo concentrando soltanto su quel valore lì perché la coordinata x sarà uguale a 0, perché abbiamo deciso di partire dal bordo sinistro, quindi a noi ci interessa la coordinata y1, ossia da dove parte il taglio dell'immagine. Per quanto riguarda invece la dimensione, ovviamente sarà la dimensione dell'immagine, e l'altezza poi la calcoliamo in base alla proporzione del ridimensionamento che abbiamo effettuato. Quindi ora definiamo il pulsante per inoltrare le nostre coordinate alla pagina per il taglio dell'immagine, e quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, sezione personalizza layout, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza header, descrizione form personalizza immagine header selezionata, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, personalizza layout, e definiamo il pulsante che lo chiamiamo taglio immagine, descrizione permette di tagliare l'immagine selezionata per l'header della parte pubblica del sito, azione pulsante form, funzione da richiamare taglio header, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, torniamo a personalizza header, percorso immagine, posizione, messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. Quindi ci spostiamo in personalizza layout,
richiamiamo la nostra azione, quindi nome azione form personalizza header, salviamo, premiamo F5, quindi ci è stato aggiunto il nostro pulsante, quindi selezioniamo la nostra immagine, selezioniamo la parte della nostra immagine di interesse, apriamo il file funzioni taglio header e stampiamo a video, quindi echo $_post y1, quindi la coordinata y che stiamo inoltrando. Commentiamo la parte del recupero dati e il controllo degli errori in modo da non tornare indietro con la pagina, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo la nostra immagine, spostiamo la selezione nella parte di nostro interesse, inoltriamo la richiesta e come vedete ci sta stampando Y1. Perfetto. Quindi partendo dal dato che abbiamo ricevuto, quindi il valore di Y1, vediamo di ritagliare la nostra immagine originale ricalcolando l'area di selezione in base all'anteprima della nostra area privata. Quindi riselezioniamo la nostra immagine e quindi siamo in questa situazione qua. Abbiamo trasmesso il valore di Y1, ricordiamo che X sarà uguale a 0 ed Y invece è la scissa, quindi partendo dalla coordinata di questo punto vediamo di calcolare l'area di selezione, quindi del ritaglio, nella nostra immagine originale. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, il valore postato non lo stampiamo a video ma lo associamo alla variabile y1, quindi y1 sarà uguale a $_post di y1 e come prima cosa dobbiamo calcolare di quanto è stata ridimensionata la nostra immagine rispetto a quella originale. Quindi noi sappiamo che gli abbiamo dato una larghezza di 500 pixel e quindi dovremmo fare le proporzioni e ricavarci a quanto equivale y rispetto ai 500 pixel. Quindi definiamo una nuova variabile che la chiamiamo nuova altezza, quindi l'altezza dell'immagine ridimensionata, che sarà uguale a 500 diviso 2560, quindi 500 pixel, la dimensione che abbiamo definito noi come dimensione della nostra immagine, quindi width 500 pixel, lo dividiamo per 2560 che è il formato, ossia la larghezza originale della nostra immagine, quindi 2560 pixel, e il risultato di questa suddivisione lo moltiplichiamo per 1440 che è l'altezza originale della nostra foto, quindi dimensioni 2560 per 1440. Quindi in questo caso noi ci stiamo calcolando di quanto equivale l'altezza della nostra anteprima in base alla larghezza dell'anteprima rispetto ovviamente alle dimensioni originali del nostro file. Quindi in questo modo abbiamo ricavato la nuova altezza, poi dobbiamo calcolare la nuova coordinata y, ossia il valore che stiamo inoltrando in base alle dimensioni originali del nostro file. In questo caso quindi dovremo fare una proporzione e dirgli che y sarà uguale a 1440, quindi l'altezza originale della nostra foto, diviso la nuova altezza, quindi dollarino nuova altezza, e il risultato di questa suddivisione lo dobbiamo moltiplicare per il valore di y1
della nostra selezione. Perfetto. Quindi in questo modo abbiamo ricavato la coordinata y1 in base alle dimensioni originali del nostro file. Quindi ora quello che dobbiamo fare in PHP è definire l'immagine e ridimensionarla. Per il momento ci concentriamo soltanto sul taglio dell'immagine, partendo da una condizione ideale senza considerare tutte le varie sfumature del caso. Considereremo l'immagine PNG, non considereremo altri tipi di immagine. Consideriamo quindi il percorso dell'immagine che sarà uguale a dove risiede naturalmente la nostra foto, quindi icone header.png, quindi non consideriamo il campo file del nostro form. Definiamo il percorso di destinazione uguale a icone /test.png, quindi l'immagine la chiameremo test.png e la salveremo all'interno della cartella icone. Poi successivamente personalizzeremo anche questa parte. E quindi dicevamo, quello che dobbiamo fare è innanzitutto tramite il PHP creare una copia della nostra immagine, e quindi definiamo una variabile che la chiamiamo sorgente e sarà uguale a image create from png. Utilizziamo questa funzione PHP che ci crea una copia della nostra immagine e ha bisogno del percorso di origine della nostra immagine. Poi creiamo un'immagine temporanea, quindi img temp, che sarà uguale a image create true e color, e gli passiamo le dimensioni finali della nostra immagine. Noi vogliamo che abbia la stessa larghezza di quella originale, quindi 2560, ma un'altezza di 430. Ho stabilito come ideali queste dimensioni come per quanto riguarda l'altezza. Poi definiamo il resize della nostra immagine e utilizzeremo un'altra funzione PHP che si chiama image copy resized, che prende in ingresso l'immagine temporanea, quindi img temp, poi prende in ingresso l'immagine sorgente, quindi la copia della nostra immagine, poi vuole la coordinata XY di partenza dove incominciare a disegnare la nuova immagine all'interno dell'immagine temporanea, quindi valore di X sarà 0 e valore di Y 0, quindi ci sta chiedendo sostanzialmente di questa nuova immagine che stiamo creando la coordinata dove iniziare a stampare la nostra immagine, perché magari vorremmo dargli un bordino alla nostra immagine, quindi ci chiede la distanza e noi gli stiamo dando 0 0, e poi ci chiede la coordinata iniziale del taglio da effettuare nell'immagine originale, e quindi vorrà la coordinata x1, che in realtà non stiamo postando ma noi l'abbiamo definita uguale a 0, e quindi qua la possiamo definire uguale a 0, quindi x1 uguale 0. Poi vuole la coordinata y1, che in realtà l'abbiamo rinominata in y, quindi anche questa la chiameremo x, non x1. Poi vuole la larghezza e l'altezza del file di destinazione, quindi 2560 x 430, e la larghezza e l'altezza del file temporaneo, che è uguale sempre a 2560 x 430. Perfetto. Quindi in questo caso stiamo
ridimensionando e tagliando la nostra immagine, e poi per finire dobbiamo fare un image PNG, ossia creare l'immagine vera e propria PNG e salvarla all'interno del percorso di destinazione. Quindi vuole l'immagine temporanea e come secondo valore il percorso di destinazione. Perfetto. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra immagine, selezioniamo la parte di nostro interesse, quindi tutta la parte centrale del nostro banner, clicchiamo su taglio immagine, la pagina rimane vuota perché ovviamente l'header location non è impostato, ci spostiamo nella cartella icone e come vedete è stata creata l'immagine test che ha come dimensioni 2560 x 430, la apriamo e come vedete ha ritagliato l'immagine in base alla nostra selezione. Ora proveremo a effettuare una selezione a metà per vedere se sta considerando correttamente la nostra selezione, e quindi torniamo indietro, riselezioniamo il nostro file, selezioniamo a metà la nostra immagine, quindi dovremo tagliare a metà il logo e vedere la parte sopra la scritta rossa, quindi con la dicitura Odla Production. Tagliamo l'immagine, ci rispostiamo nella nostra cartella icone, apriamo l'immagine e come vedete sta funzionando correttamente. Quindi ora riselezioniamo il file, riselezioniamo la porzione corretta, tagliamo nuovamente l'immagine, perfetto, e ora includiamo nel nostro file header PHP, quindi file apri, ci spostiamo nella cartella pubblica, header PHP, e vediamo di includere al posto del logo e della scritta o della production la nostra immagine. Quindi faremo un img src icone / test.png e gli diciamo with 100%. Perfetto, chiudiamo il nostro tag, salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha inserito correttamente il nostro header. L'unica cosa è che ce lo sta tagliando e quindi non lo possiamo visualizzare completamente, perché se non erro nel file CSS all'header le abbiamo dato anche un'altezza prefissata. Quindi ci apriamo il file CSS e nella sezione header lì togliamo l'altezza, quindi prenderà quella del nostro banner. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora il banner è visualizzato correttamente. Ora per scrupolo proviamo nuovamente a selezionare una parte differente del nostro banner, quindi selezioniamo questa parte qua, premiamo F5 e come vedete anche il banner si sta aggiornando correttamente. Quindi ora ripristiniamo nuovamente la selezione corretta, premiamo F5, perfetto, sta funzionando. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di personalizzare ulteriormente la nostra funzione per la personalizzazione del nostro header.